Lorenzo Maestripieri, vengo da San Marcello Pistoiese, sull'Appennino tosco-emiliano, ho 33 anni, compiuti di recente, e lavoro al Four Seasons Hotel, qui in Park Lane, in qualifica di responsabile del bar. Siamo intanto, ecco, come potrete sentire, ambulanze, pulizie, proprio perché siamo in pieno centro a Londra, quindi che ha fatto ragioneria e quindi non c'è una grandissima Non avevo attinenza. idee chiare ancora. Ecco appunto, come è fatto il passaggio, come sei entrato nel mondo dei bar? Fin da quando avevo 15 anni, che è l'età legale in Italia per poter cominciare a lavorare, ho sempre fatto le stagioni estive. Poi durante l'anno lavoravo nei fine settimana, negli piccoli alberghi sul della montagna. Dopo quello, come naturale conseguenza, dopo la ragioneria, ho cominciato a fare l'università a Pisa in economia e commercio, non con grandissimi risultati. Ho sempre preferito lavorare rispetto allo studio, e dopo un paio di anni ho visto che non era più il caso di continuare, perdere tempo e soldi, e ho deciso di intraprendere con serietà la carriera alberghiera. Quindi ho fatto i corsi dell'AIBES, tutti i vari livelli possibili, per qualificarmi e essere più confidente dietro il banco. E poi cosa ho fatto? Prima a San Marcello, in un disco pub, sono entrato lì come dietro il banco per la prima volta in vita mia. Prima ero sempre stato sul floor, ma ho provato l'esperienza dietro il banco, che all'idea prima mi terrorizzava, poi una volta passato dietro invece quasi galvanizza. Come non l'avrei mai detto sinceramente, però è stato quasi elettrizzante. Poi da lì sono diventato il responsabile del posto, e dopo un po' mi sono accorto che se volevo continuare in questa carriera dovevo imparare la lingua inglese, che ovviamente ho studiato a scuola, ma come tutti sanno, non era sufficiente quando studi a scuola non funziona ugualmente. Ho studiato anche chiaramente francese, ma il mio francese non è minimamente sufficiente, e da lì quindi ho deciso di andare in Australia. No, lì, non avendo grossi soldi da parte, avevo bisogno di lavorare ovviamente, e quel posto è stato una piacevole sorpresa, per quanto semplice fosse di trovare un lavoro. Io, pur non parlando inglese o parlando quel macaronico che si parla dopo scuola, ci ho messo 4 giorni a trovare lavoro. Sempre come barman? No, all'inizio ero tipo food runner. Food runner sarebbe? Chiedo scusa? Quello sta in cucina, lo chef ti dice 2 club sandwich al tavolo 10, te vai fuori, metti giù e torni. Oppure sparecchi il tavolo, fai il lavoro base. Io ero disposto anche a fare il lavapiatti, ma questo ti fa onore. Non era un problema per niente, avevo bisogno di trovare il modo di mantenermi e imparare la lingua. Poi da lì, in questo stesso posto, sono stato 5 mesi. Qui dov'era? In che città eri? Surfers Paradise, sulla Gold Coast, vicino a Brisbane, sulla costa est, a mezza costa est dell'Australia. Poi da lì io sono passato poi dietro come supervisor e poi dietro al banco, finalmente dove era il tuo ambiente naturale, posto. E da lì poi ho deciso di lasciare per continuare a girare. Ho messo da parte un po' di soldi, perché in Australia non so come, ma i conti tornano alla fine. Ce la guadagni decentemente, spendi poco e metti da parte soldi, quindi volevo ovviamente visitarlo. Un paese così grosso non andava la pena. Ho passato tipo 3 mesi a fare tutto il giro dell'Australia. Solo viaggiando? Sì, con i soldi che avevo messo da parte in Australia, e poi mi sono rifermato a nord, sopra Cairns. E lì sono entrato per la prima volta nel mondo alberghiero. Ho capito. E quanto hai lavorato in questo albergo? Lì 3 mesi, era Angsana Resort, era come, avevo fatto la richiesta come cameriere, però ho visto il mio curriculum che avevo esperienza in bar, e quindi è stata una sorpresa a ciel sereno, un film in a ciel sereno, perché mi hanno dato un sacco di fiducia, quindi ho rifatto la carta dei cocktail, ho riorganizzato il bar, ero tipo responsabile del bar. La nuova carta dei vini, il nuovo magazzinaggio, tutte le varie, anche il back of the house. Sono entrato al Savoy, in Piazza della Repubblica a Firenze, sì. Albergo 5 stelle a Firenze. Stelle. Sono entrato anche lì all'inizio come commis, perché non avendo esperienza in Italia ho accettato qualunque cosa fosse pur di cominciare, e sono stato fortunato di lavorare con persone
molto competenti, dalle quali ho imparato tanto, e cito Simone Poleschi, è innanzitutto più di tutti gli altri, quello che mi ha insegnato la filosofia lavorativa, e da lì hanno avuto fiducia in me e mi hanno offerto promozioni su promozioni, che sono diventato bar manager. Quindi si può dire allora che la fiducia viene data anche in Italia, quando si dice che a volte ai giovani non viene data, nel tuo caso forse io lì no, posso dirlo. Sì, è stata anche fortuna, perché le persone decidevano di andare via, si liberava la posizione e me la offrivano a me. Ho avuto onestamente fortuna, in 2 anni 3 posizioni si sono liberate e me l'hanno offerta a me, però sono la prova che ti meritavi questa fiducia? Probabilmente sì, però lo dico io. Quello che era il mio capo giù al Four Seasons Firenze si è trasferito qui per questa apertura, con la qualifica di direttore di bar e ristorante, e mi ha contattato dicendomi che c'era questa posizione disponibile, che era la posizione di mixologist. E noi in Italia, per chi non conosce benissimo non lo sapevo neanche io cosa volesse dire, sinceramente. È qualcosa di più di barman. Praticamente credo esista solo qui a Londra e a New York questa posizione. Come si traduce sei dal punto di vista pratico? Una specie di sommelier del bar, se possiamo dirlo. Certo. Devi conoscere tutti i prodotti con i quali lavori, quindi come vengono il processo, certo, i sapori che hanno, e essere in grado di abbinarli per soddisfare la richiesta del cliente. Praticamente hai la tua lista di cocktail, ma il cliente viene da te e ti dice: non so cosa voglio, mi piacerebbe, di solito bevo questo, mi piacerebbe più qualcosa più non dolce ma fruttato. Ti devi essere in grado di proporgli qualcosa che si avvicina alle sue richieste. Allora lo crei cocktail fatto apposta per lui in quel momento. Però a Londra era passati ormai 5 anni da quando ero tornato dall'Australia. Avevi voglia di tornare all'estero? Era un passo quasi facile, perché comunque andavi a distanza di 2 ore, certo, da casa, quindi non era una cosa così estrema come la volta precedente in Australia. E poi era secondo me Londra, per chi ama il bar e per chi lavora negli alberghi, è una tappa quasi fondamentale. Sei la prova, certo. Anche te ci sei stato. È tipo una pietra miliare. Cioè, secondo me, se vuoi procedere in questo lavoro, Londra è importante. Parlando appunto di lavoro, te hai anche una formazione importante, ma nel settore alberghiero e non, pensi ci sono sempre possibilità di trovare lavoro appunto qui a Londra? Sì. Anche non necessariamente una catena importante come detto, ma anche in settori in ambienti più diversi, diciamo. Londra offre sempre opportunità nel settore alberghiero. Per la mia esperienza e quindi tutti i ragazzi che ho conosciuto, ho visto che tutti quelli che hanno cambiato un posto entro 2 settimane hanno trovato dall'altra parte. C'è molto turnover. Io ho avuto clienti, da quando mi sono spostato qui all'inizio, conti da 5-6 mila pound per caviale, champagne al bar. In Italia sinceramente in 5 anni che ho lavorato in questo settore non mi sono mai capitati. Parlando appunto del settore tuo del barman, vado più nello specifico, nel personale. Presumo ovviamente che te uscirai, andrai la sera a bere qualcosa. Come intuisci secondo te che un barman è un buon barman? Quali sono gli aspetti che te vedi in un tuo collega che ti fanno dire beh sì è un buon barman oppure no, secondo me può migliorare qualcosa? Ecco, cosa valuti subito in un barman? Dalla padronanza che ha del proprio mestiere, e lo spiego meglio. Bene. Secondo me la maggior difficoltà di stare dietro a un banco non è fare il cocktail giusto, perché alla fine un Manhattan gli ingredienti sono 3, non è tanto facile farlo sbagliato, ma riuscire a farlo con consistenza bene quando sei sotto pressione, e le pressioni possono essere diverse, sia avere tanti cocktail da dover fare tutti insieme, sia dover interagire con i clienti al banco mentre fai il tuo lavoro, oppure avere tutte queste cose allo stesso tempo. E quindi la difficoltà sta quando hai tanti ordini da mandare fuori, tante persone con le quali interagire al banco, e devi riuscire a coordinare tutto insieme per offrire alla fine un prodotto che è buono, che quel cocktail deve uscire buono in quel momento, così come uscirebbe buono se fosse calmo.
E quella è la parte più difficile. E avere nel tempo stesso sì, in mente chiaramente la successione certo, degli ingredienti. certo. Quando ti arrivano cocktail diversi, uno magari è shakerato, uno è fatto in mixing glass, uno è frullato. Sì. Avere automaticamente ti deve venire chiaro con quale partire prima, quali ingredienti mettere prima, in maniera tale da finalizzare tutti e tre i cocktail nell'arco di 10 secondi e mettere sul vassoio per uscire. Io sono orgoglioso di essere italiano e capisco e lo reputo tuttora il miglior paese del mondo, perché naturalmente Sotto quale punto di vista? avremmo tutti i tutto, punti di vista? potremmo avere tutto, potremmo governare il mondo, se non in maniera imperialistica, no. ma siamo uno dei paesi più fortunati credo al mondo, per quanto piccolo sia. Certo. Abbiamo bellissime montagne per sciare, per fare trek, sia nelle Alpi che nell'Appennino. Le spiagge sono invidiate da tutta Europa. A livello culinario nessuno ci batte, secondo me. Arte, eccetera. Abbiamo arte e storia. Abbiamo dei gran barman. No, quello non lo so, ma tutte queste cose secondo me non si possono dubitare, le altre che ho elencato. Eppure nonostante questa fortuna stiamo soffrendo. Ci sono paesi che hanno molto meno di questo, però Riescono a però valorizzare riescono meglio le loro... a sopravvivere meglio e I don't know, è deludente questa cosa qui, perché parli con tante persone di altre nazioni, ti dicono ma che ci fai a Londra? Sei di Firenze, una delle città più belle del mondo. Quando È puoi vero, essere a Firenze invece hai voluto venire via. sono d'accordo che siano delle città più belle del mondo e uno dei posti più belli del mondo dove essere. Però le cose non funzionano bene. E comunque te nel tuo lavoro devi non dico per forza, ma quasi obbligatoriamente venire a Londra per crescere professionalmente. Secondo me ti aiuta. Sono convinto che dopo un'esperienza lavorativa a Londra si rientra in Italia, fa quel salto di qualità che in Italia magari ci metteresti anni. Nostalgia di casa intesa come famiglia e amici, senza dubbio, intesa come cibo, senza dubbio, Sì. che qui a Londra per quanto offra tanto, come si mangia in Italia non si mangia da altre Dall'altra parti. parte, diciamolo. Per il resto no, per tornare a vivere Ecco, è una domanda appunto che volevo fare quasi. per lavorare in Italia al momento non mi attrae. Progetti per il futuro, mi dicevi avresti magari una mezza idea di continuare questa tua esperienza all'estero e lasciare un giorno a Londra e andare anche eventualmente in altre destinazioni. Asia Ora dove? non so come mi è presa questa cosa, forse Diciamo la verità, te sei tornata anche recentemente da un viaggio a Hong Kong. sì. Quindi una mezza detto andare a Hong Kong, mi dicevi anche altre città. Hong Kong, Singapore o Tokyo. Credo Hong Kong e Singapore sarebbero le più facili perché parlano in entrambe le città, si parla inglese. Non mi sono mai occupato più di tanto, mai interessato più di tanto Certo. di quali sarebbero stati i passi da intraprendere in Italia certo. e quali sarebbero da fare qui, ma ho la forte sensazione che sarebbe molto più facile qui piuttosto che in Italia. In Italia si sa come sono le cose. Per avere un timbro devi girare 5 uffici e devi aspettare i tempi giusti e alla fine devi conoscere qualcuno e te lo metti al timbro, se no non ci arrivi mai. Passa troppo tempo. Sì. Qui è inglese, Cioè, qui molto le bene. cose funzionano, Qui le cose funzionano. basta vedere quando fai la fila alla metropolitana. È vero. Qui Abbiamo potuto naturalmente vederlo. si mettono in ordine e nessuno mira come si fa in Italia. Certo. Guarda là e poi passo Certo. accanto. Ci ringraziamo Lorenzo per il tempo che ci ha dedicato, per l'accoglienza che ci ha dedicato. Gli facciamo gli auguri, ovviamente l'augurio di Grazie proseguire mille. con la sua attività qui a Londra, chissà magari di andarla a trovare a Singapore o ad Hong Kong, magari anche però di trovarlo in Italia quanto prima. Da Londra, da Lorenzo e da Alberto, grazie per averci seguito. Grazie, ciao ciao. Ciao ciao.